Benvenuto in un viaggio che ti porterà nel cuore di una delle fratture più clamorose della storia. Oggi parliamo dello Scisma d'Oriente, il momento in cui la Chiesa cristiana si spaccò in due tronconi che ancora oggi esistono, cattolica e ortodossa. E credimi, non fu solo una questione di dogmi o teologia, fu anche politica, orgoglio, e sì, perfino pane lievitato contro Azimo. Quindi, prima di metterti comodo, lascia un mi piace se ami scoprire questi intrecci tra fede e potere, e fammi sapere nei commenti. Da dove stai guardando questo video? Io ti porto dritto nell'anno 1054. Sei in un mondo diviso in due. Da una parte c'è Roma, la città eterna, con il Papa che parla in latino e rivendica di essere il successore diretto di Pietro, capo della Chiesa universale. Dall'altra, Costantinopoli, capitale scintillante dell'impero bizantino, dove si parla greco, le cupole di Santa Sofia brillano e l'imperatore è visto quasi come un fratello dei vescovi. Roma guarda all'Occidente, un mosaico di regni feudali. Costantinopoli guarda all'Oriente, tra imperatori, filosofi e liturgie che sembrano uscite da un sogno dorato. Tu sei lì, nel mezzo, senti il canto dei monaci in latino, poi quello in greco, due melodie che sembrano armonizzarsi, e invece finiranno in dissonanza. Ma come si arriva a una spaccatura così profonda? Le cause sono tante e crescono nei secoli, come un ghiacciaio che lentamente si spacca. Lingua. In Occidente si prega in latino, in Oriente in greco. E non è solo grammatica, è il modo di pensare, di discutere, di spiegare la fede. Teologia. Roma inserisce nel credo il famoso filioque, lo Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio. A Costantinopoli dicono: aspetta, questa aggiunta non è mai stata decisa insieme. Pratiche liturgiche. A Roma si usa il pane azimo, a Costantinopoli quello lievitato. Ti sembra un dettaglio? Per loro era identità. Politica. Il Papa voleva affermarsi come autorità suprema. Ma i patriarchi d'Oriente rispondevano: noi abbiamo la nostra tradizione, e non riconosciamo il tuo primato assoluto. Insomma, era come una coppia che litiga non per una singola frase, ma per tutte le incomprensioni accumulate negli anni. E arriviamo al fatidico anno 1054. Il Papa Leone IX manda a Costantinopoli una delegazione guidata dal cardinale Umberto di Silva Candida. L'obiettivo? Chiarire le divergenze con il patriarca Michele Cerulario. Il risultato? Beh, non proprio una cena tra amici. Le discussioni degenerano, i toni diventano sempre più accesi. Fino a quando, in una calda giornata di luglio, i legati papali entrano nella maestosa Santa Sofia e depositano sulla sacra liturgia una bolla di scomunica contro il patriarca. Cerulario risponde a tono: scomunica i legati e Roma. È la rottura ufficiale. Tradotto in termini moderni: blocco reciproco sui social, numero in blacklist e addio per sempre. Da quel momento in poi, i cristiani si dividono in due famiglie. A Occidente, la Chiesa cattolica romana, con Roma al centro e il Papa come guida. A Oriente, la Chiesa ortodossa, con Costantinopoli e gli altri patriarcati. Ma non fu solo religione, fu identità. Essere cattolico o ortodosso significava pregare in un modo diverso, ma anche vivere in un mondo diverso. Feudale contro imperiale, latino contro greco, croci contro icone. E quella spaccatura, aperta quasi 1000 anni fa, non si è mai del tutto richiusa. Eppure, se pensi che sia una storia polverosa, ti sbagli. Ancora oggi, cattolici e ortodossi vivono questa separazione, ma ci sono segni di riavvicinamento, incontri, abbracci, preghiere comuni. Ti viene da chiederti: quante divisioni nascono davvero da motivi spirituali? E quante da orgoglio, politica e malintesi? Forse non è così diverso da oggi. Quante volte un litigio con un amico parte da un dettaglio, un messaggio visto e non risposto, e poi diventa un muro difficile da abbattere? Lo Scisma d'Oriente è stato uno spartiacque che ha cambiato la storia della cristianità e dell'Europa. Ma ci lascia anche una domanda: siamo condannati a vivere nelle nostre divisioni, o possiamo trovare strade per ricollegarci? Fatemi sapere nei commenti. Secondo voi, fu più uno scontro di fede o di potere politico? E se vi è piaciuto questo viaggio, lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella, perché la storia è piena di sorprese, e spesso parla più al presente che al passato.